Eccoci qua, dovrei essere in linea, vediamo. Intanto, buonasera a tutti. Questa è una diretta così, volante, decisa proprio un minuto fa. Quindi una diretta di un minuto fa che lascerò online e linkerò ad ogni persona che mi farà determinate domande. Allora, in pratica solo oggi, e dico solo oggi, ho risposto a tre mail private sulla pagina di NA Health, dove mi viene chiesto qualcosa sui mantra e le affermazioni. Come le devo fare? Sbaglio se le faccio così? Devo per forza meditare? Sono arrabbiata e posso fare lo stesso un mantra e quant'altro. Quindi in pratica voglio semplicemente con questa brevissima live fare un piccolo manuale, un piccolo chiarimento che linkerò ogni volta che mi viene fatta una domanda del genere. Quindi, allora, inizio subito. Eh, Queste sono le domande più classiche che mi vengono rivolte riguardante l'argomento insomma dei mantra e delle affermazioni positive. Allora, la domanda numero uno è questa. Posso ascoltare mantra mentre faccio altro? Sì, come si ascolta una canzone, come si ascolta la televisione, si può ascoltare anche un mantra. Quindi ogni tipo di ripetizione, quindi anche il mantra o delle affermazioni, con il tempo scrive nuove credenze. Quindi si può ascoltare un mantra anche facendo altro. Sicuramente, essendo distratti, ci vorrà più tempo ad assorbirlo, più tempo a digerirlo, più tempo a far sì che il mantra funzioni. Quindi questo è normale, però se uno vuole fare le faccende di casa o il lavoro con le cuffiette magari può ascoltare un mantra, assolutamente sì. 2. I mantra devono essere ripetuti a mente o a voce? Anche qui è uguale, nel senso, qual è la vostra abitudine? Come vi sentite meglio? Se vi piace sentire la vostra voce mentre ripetete, fateli a voce. Se siete soli, se potete farlo, ecco, liberamente, va benissimo. Altrimenti anche a mente va più che bene. Poi mi è stato chiesto questo proprio ieri, il perché dei 21 giorni. Anche in questo caso, perché 21 giorni? Io consiglio sempre l'ascolto di almeno 21 giorni. Quindi intanto non sono 21, ma sono almeno 21, quindi vuol dire per un minimo di 21 giorni. Anche questa cosa viene presa molto in maniera, ecco, forse fiscale anche. È stato visto che di media servono circa 21 giorni per creare nuove abitudini mentali. Quindi, essendo un tempo di media, ci sono persone molto sensibili che magari scrivono una nuova abitudine in una settimana, per esempio, o magari fanno un mantra meditando, rilassatissimi e emozionandosi e gli bastano 2 giorni, ecco, per scrivere questa nuova abitudine. Però di media è stato visto appunto l'ascolto di almeno 21 giorni. Di media vuol dire che alcune persone magari assorbono un mantra, delle affermazioni in 100 giorni, per esempio, e ad altri gli basta 2 giorni. La media è 21 giorni comunque, la media totale. Ovviamente non ci sono limiti d'ascolto, quindi io ci sono mantra che mi ripeto quotidianamente da 10 anni, quindi ecco, fondamentalmente se un mantra vi potenzia potete ripetervelo in testa anche senza l'audio per tantissimo tempo. 4. Allora, posso ascoltare più mantra durante il giorno? Sì, ovviamente sì. Calcolate che i limiti li facciamo noi, quindi è normale, uno può ascoltare tantissimi mantra durante il giorno. Dipende ovviamente come li fate, non quanti ne ascoltate, perché in maniera distratta
se li ascoltate come se fosse musica, ne potrete ascoltare anche centinaia senza neanche stancarvi. Un quarto d'ora circa, quelli che faccio io durano circa 15 minuti, quindi a scorrimento ne potete ascoltare veramente 30 durante una giornata. Se li fate bene, comunque vedrete da soli che più di 3, 4, 5, ecco, in una giornata non riuscirete a farli, se li farete però con cognizione di causa, non con l'ascolto passivo. Poi un'altra domanda che mi viene fatta molto spesso è questa. Allora, che emozioni devo provare mentre ascolto un mantra? Allora, ho scritto questa frase un po' generica perché mi viene anche detto, ma io quando ascolto per esempio il mantra sull'amore sono molto triste perché mi ha lasciato la fidanzata. Quando ascolto il mantra sul denaro sono arrabbiato perché mi mancano i soldi. Ecco, qui parliamo di legge d'attrazione anche. Se ho rabbia, attraggo rabbia. Non sono le parole che uno dice ad attrarre, ma l'emozione che uno ha. Quindi il mantra serve anche a rilassare, a creare emozioni positive. Quindi se partite da una base di arrabbiatura, cercate di essere più neutri possibile. Non fate un mantra se siete arrabbiati neri. O magari fate una meditazione, fate un rilassamento prima di iniziare un mantra. Distraetevi prima di iniziare un mantra. Sicuramente non è buona cosa iniziare un mantra con uno stato di mancanza, di arrabbiatura, di tristezza, di rabbia, ecco. Sì, insomma, quindi cercate di essere eventualmente neutri, quindi tranquilli. Migliore sarebbe avere un'emozione come se tutto fosse già raggiunto. Quindi se sto facendo un mantra per il denaro, per esempio, la mia emozione interna dovrà essere: cavolo, ho già raggiunto tutto quello che voglio ottenere, sono la persona più felice di questa terra. Ecco, l'emozione deve essere questa. Se faccio un mantra per l'amore, stessa cosa, sono innamoratissimo perché ho già raggiunto quello che voglio. Ecco. Poi mi è stato chiesto anche questo, che io non ho mai poi neanche reputata una domanda così essenziale, però mi è stata fatta molte volte, quindi deduco che sia importante. Occhi chiusi o occhi aperti? Mentre faccio affermazioni, come devo tenere? Occhi chiusi o occhi aperti? Allora, dipende, nel senso, se state facendo magari un mantra e lo unite a una meditazione, sarà sicuramente più facile concentrarsi ad occhi chiusi. Se state facendo altro, ovviamente servono gli occhi aperti. Poi ci sono persone che riescono a sognare ad occhi aperti, quindi ad emozionarsi ad occhi aperti, bene tenere occhi aperti. Se riuscite ad emozionarmi tantissimo, magari a visualizzare, tenete anche gli occhi chiusi. Quindi non fa differenza, siete voi a fare la differenza. A cosa devo pensare mentre faccio un mantra delle affermazioni? Ecco, pensate al mantra e alle affermazioni, fondamentalmente è questo. Quindi, se come alla prima domanda era posso ascoltare i mantra mentre faccio altro, in questo caso a cosa devo pensare? Se stai facendo altro, se magari guidi la macchina, continua a pensare di guidare la macchina, ecco, sarebbe meglio. Se lo stai facendo in maniera calibrata, pensa alle frasi, pensa a ciò che vuoi ottenere, pensa di aver già ottenuto quello che stai chiedendo all'universo. Per quanto tempo vanno fatti i mantra? Ecco, anche questo dipende. Se uno manda un mantra a ripetizione, io parto sempre dall'ottica che almeno 10 minuti, un quarto d'ora servono per iniziare a rilassarsi, a rilassare la mente. Quindi direi che come minimo fare delle affermazioni positive, fare un mantra, io partirei da un minimo di 10-15 minuti. Poi uno può continuare anche per 1 ora, 2 ore, non ci sono problemi. Più si fa, meglio è, assolutamente. Quindi
Ho fatto dei mantra personalmente anche per credo più di un'ora io, dove alla fine del mantra mi sentivo bene, rinforzato, rilassato e ottimista anche, quindi come se tutto fosse già avvenuto o come se stesse per avvenire. Quindi non vi date una tempistica, partite dall'ottica che comunque per iniziare a rilassare una mente può servire anche una decina di minuti. Altra domanda che mi viene fatta spesso è questa. I mantra e le affermazioni sono obbligatorie le cuffie per i mantra e le affermazioni? No, non assolutamente no. Quindi volete ascoltarle liberamente dalla televisione di casa, dal PC, dallo smartphone? Benissimo. Volete mettere le cuffie? Benissimo ugualmente. Quindi solo i suoni binaurali hanno necessità di cuffie. Solo i suoni binaurali. Tutti quegli altri no, sono affermazioni, quindi ascoltare un audio, ripetervela a mente, cioè fondamentalmente è la stessa cosa, quindi non servono per forza le cuffie. Se volete ascoltare meglio l'audio, ovvio, quello spetta a voi però. Poi mi è stato chiesto proprio oggi questo, come sarebbe il modo migliore per fare un mantra. Allora, dipende molto da ciò che si vuole ottenere. Un metodo migliore per fare un mantra per me sarebbe mettersi seduti o sdraiati, per esempio. Io vi dico il mio metodo migliore, poi ognuno ha il suo. Sicuramente a me piace chiudere gli occhi, perché mi aiuta a rilassare, mi aiuta a riflettere, mi aiuta a visualizzare, perché io uso molto la visualizzazione. Quindi se faccio per esempio un mantra sul denaro, chiudo gli occhi, faccio qualche respiro profondo come sempre, perché faccio per rilassarmi, io respiro inizialmente. Quando mi sento bene, pigio play e ascolto queste frasi che mi rientrano in testa. Via via che queste frasi mi girano in testa, ovviamente mentre le ascolto me le autoripeto anche mentalmente e magari mi visualizzo mentre faccio determinate cose legate al mantra che sto ascoltando, quindi come se tutto fosse già reale. Se è un mantra sul denaro, magari mi vedo a contare una grossissima somma di denaro e mettermela in tasca. Mi immagino mentre, non lo so, sono in una bellissima villa circondato da oro e diamanti, ecco, queste cose qua. Quindi, e mi rilasso, mi circondo della mia visualizzazione, mi emoziono tantissimo, come se tutto fosse già vero, tutto fosse già realizzato. Quindi, quando sono pieno di questa bellissima emozione, quando la mia visualizzazione è intensa su quello che sto ascoltando e desiderando ovviamente, quindi punto al desiderio. Nel frattempo mi rigirano queste frasi nella testa dove in contemporanea stanno scrivendo una nuova credenza di, in questo caso di abbondanza per esempio. Ecco. Poi vediamo. Ora ho una cosa strana che non vedo commenti, non so se, se c'è un problema. Allora, poi continuiamo. Un'altra domanda interessante. Ecco, questa qui è una domanda che mi fa sorridere ogni volta. Se salto un giorno, devo ricominciare con i 21 giorni? Allora, se si salta un giorno non succede fondamentalmente niente. I 21 giorni appunto poi non sono fiscali, quindi non è che se ne salto uno dei 21 devo ricominciare a farne 21. Partiamo dall'ottica che i 21 sono una media, come dicevo prima. Quindi essendo una media serve sì, costanza, però se sono 23, 25, 30 fondamentalmente non cambia niente, anzi meglio, sicuramente meglio. Quindi in questo caso se si salta un giorno non succede niente.
Se si iniziano a saltare più giorni, l'abitudine non viene creata. Quindi è come andare a correre, è come andare in palestra. Se io corro più o meno tutti i giorni per una settimana, il mio corpo inizia già ad allenarsi. Poi se voglio dare un giorno di pausa, benissimo, dato il giorno di pausa però devo ricominciare ad allenarmi. Quindi prendetela in maniera flessibile, ma non troppo. Quindi se uno perde un giorno, va bene, è un giorno di riposo. Ci sono quelle giornate in cui anche la mente è stanca per fare mantra. Quindi se un giorno a settimana, se un giorno nei 21 giorni vi scappa, pazienza. La crescita personale comunque avviene in una vita intera, non in 21 giorni. Le giornate un pochino negative ci possono stare, le giornate dove uno va al mare dalla mattina alla sera ci possono stare, quindi un giorno non è così grave, ecco. Poi allora, questo video, come dicevo prima, lo linkerò alle persone che mi fanno questo tipo di domanda. Quindi come si usano i mantra, io faccio questo, è giusto o sbagliato. In questi anni l'ho ripetuto molte volte, come faccio i mantra, come si dovrebbero fare mantra. In ogni caso il mantra serve a scrivere nuove credenze nella mente, si vanno a unire nuove sinapsi, nuove situazioni nella mente. Quindi serve costanza, serve impegno sicuramente e serve anche un pochino di pazienza, soprattutto quando ci si va a scontrare con mantra che vanno a contrastare la nostra situazione attuale. Affermare di essere benestanti e non avere un becco di un quattrino, inizialmente la mente potrebbe dare un pochino di diciamo di scontro, di incredulità, ecco. Quindi ci vuole un pochino di costanza, soprattutto all'inizio, ci vuole pazienza e soprattutto bisogna crederci, perché comunque in primis si andrà a scrivere una credenza nuova nella mente. Il secondo punto sarà che quella credenza inizi ad attivarsi con la legge d'attrazione. Quindi se io credo di poter arrivare alla ricchezza, se io credo di poter attrarre l'amore nella mia vita, se io credo di poter guarire da una malattia, la mente inizia ad attrarre situazioni nuove nella nostra vita, solo per il semplice fatto che iniziamo a crederci. Quindi un mantra, delle affermazioni servono a credere di poter fare nuove cose rispetto a quelle che già facciamo, ecco. Quindi siate sempre positivi, siate sempre costanti, coerenti e tutto quanto. È importantissimo, è veramente importante. Quindi mi raccomando, allora vediamo se qui il video sta andando, sì, sta ancora registrando. Credo di aver detto tutto. Se ci sono delle domande, se avete delle domande da farmi, questo è il momento giusto. Scrivete nella chat, ovviamente. E niente. Qualche secondo. Allora, vediamo. Che, ripeto, stranamente vedo molti spettatori, ma non riesco a vedere niente di scritto. Vabbè, comunque va bene lo stesso. Dai, detto questo, io vi auguro una bellissima serata, visto che siamo al 7 di luglio 2021 e sono circa le 19:12. Quindi io vi auguro una bellissima serata, un bellissimo proseguimento d'estate. Spero di aver chiarito qualche dubbio su questi mantra e su queste affermazioni. Naturalmente continuatemi a scrivere, continuatemi a chiedere, perché comunque il chiedere va sempre bene. Ricordate però anche di ascoltare bene i primi minuti del mantra, per esempio, dove ci sono sempre le istruzioni. In tutti i mantra io metto le istruzioni. E leggete la descrizione
in basso c'è la freccetta per accedere alla descrizione. In descrizione ci sono sempre le modalità di uso dei miei audio. Quindi mi raccomando, prestate attenzione a quello che state facendo, a queste nuove tecniche, a queste tecniche di consapevolezza e di attrazione, e poi fatemi le domande se non trovate la risposta ai vostri dubbi. Però prima appunto di farmi la domanda, ecco, ascoltate bene i primi, di solito sono 30-40 secondi di introduzione ed eventualmente leggete in descrizione. Vi può aiutare anche leggere i commenti di altre persone, perché comunque poi i dubbi sono sempre più o meno gli stessi. Quindi per me rimarrà sempre un piacere rispondere, però essendo la community molto vasta, molto grande, e di questo sono felice, veramente felice, ritrovarsi a rispondere alla stessa domanda per 40-50 volte, io ecco, sono sul canale con il mio tempo libero, quindi utilizzando il mio tempo libero, poi se rispondo sempre alla stessa domanda, non posso dedicare più di tanto tempo poi magari a domande diverse per quanti giorni devo ascoltare un mantra, ecco, quindi cercate anche di leggere già tra i commenti, leggere in descrizione e ascoltare le istruzioni dell'introduzione. Detto questo, io vi auguro una splendida serata ancora e buona vita a tutti. Ciao!